Vado a casa o vado alla casa? L'ho letto su internet o l'ho letto sull'internet? Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano e questo è il mio canale, Lernamo, per imparare l'italiano in modo efficace e divertente. Quante volte vi siete chiesti ma in questa frase devo usare il oppure no? Devo usare la, le oppure no? Bene, ho scelto di realizzare questo video per rispondere una volta per tutte a quella domanda e risolvere ogni dubbio. Conoscerai tutte le regole, le eccezioni e i casi particolari. Ma vediamo un po' come sarà organizzato questo video. Prima di tutto vedremo i casi in cui si deve usare l'articolo determinativo. Poi ci occuperemo invece di tutti quei casi in cui l'articolo determinativo non si deve mettere. E infine, come sempre, faremo un esercizio pratico di ripasso. Quindi restate fino alla fine per mettere alla prova tutto quello che conoscete o che avete imparato nel corso del video. Allora, vediamo un po' quando utilizzare l'articolo determinativo, il, lo, la e simili, per intenderci, con i nomi già menzionati o conosciuti. Insomma, quando parliamo di qualcosa che è già stato introdotto nella conversazione, in questo caso utilizziamo l'articolo perché ci riferiamo a qualcosa di noto. Ho comprato una macchina nuova. La macchina è rossa. Leo ha comprato 2 macchine nuove l'anno scorso. Oggi ho visto le macchine e sono molto belle. Ho visto le macchine che avevo menzionato poco fa. Con i nomi specifici, spesso con un qualificatore dopo che dà più informazioni sul nome, proprio per far capire che ci stiamo riferendo a qualcosa di specifico, non generico. Non mettere il telefono sul tavolo rotto. Non qualsiasi tavolo. Mi riferisco al tavolo rotto. Vado alla scuola di mia figlia. Non parlo di una scuola generica. Normalmente io direi vado a scuola, è vero, ma in quel caso è generico. In questo invece sto parlando di una scuola in particolare, quella che frequenta mia figlia. Stessa cosa con tutti i luoghi, quando vogliamo essere specifici. Vado in farmacia, ma vado nella farmacia che conosco, proprio quella. Oppure ancora, sono nel treno delle 12. Non qualsiasi treno, quello che è partito
alle 12. Specifico. Usiamo l'articolo anche con i superlativi, gli aggettivi e gli avverbi al superlativo. Ieri abbiamo passato il momento più bello. Il più bello. O questa è la festa più divertente dell'anno. La più divertente. Oppure torno il più velocemente possibile. Il più velocemente. Ancora, utilizziamo l'articolo con gli aggettivi solo e unico. Mia zia è la sola persona di cui mi fido. La sola persona. Questa è l'unica ciotola che hai. L'unica ciotola. Poi utilizziamo l'articolo davanti a nomi di regioni e paesi. La Francia è un paese molto bello. La Francia. Voglio visitare il Brasile. O la Sicilia piace a tutti. Regione. Attenzione però, quando utilizzate la preposizione in con questi nomi non dovete utilizzare l'articolo, tranne se il nome del paese è plurale. L'Italia è bellissima, ma vado in Italia. Sei mai stato negli Stati Uniti? Negli. I nomi plurali mantengono l'articolo anche con la preposizione in, ma utilizziamo l'articolo determinativo anche con nomi di paesi che includono regno, repubblica, stato, unione. Vive nella Repubblica Dominicana. Andiamo nel Regno Unito ogni estate. Utilizziamo l'articolo con i numeri ordinali usati come qualificatori insieme a un sostantivo. Questa è la seconda volta che ti chiamo. Tu sei il quinto dottore con cui parlo di questo problema. Utilizziamo l'articolo determinativo anche con i punti cardinali, ma quando si riferiscono a zone specifiche. Quando insomma parliamo di una zona particolare di una città o di un paese. Il sud dell'Italia è particolarmente caldo in questo periodo dell'anno. Non sono mai stata al nord della Francia. Mi riferisco alla parte settentrionale del paese chiamato Francia. E qui fate molta attenzione, perché se invece dite senza l'articolo non sono mai stata a nord della Francia, non è sbagliato, ma significa una cosa diversa. Significa che non avete mai visitato un paese più a nord della Francia stessa. È molto diverso.
Quindi se volete riferirvi a un'area della Francia, dovete usare l'articolo. Usiamo l'articolo anche con le posizioni geografiche. È nata nel Medio Oriente. Il miglior caffè cresce vicino all'equatore. Usiamo l'articolo anche con i nomi di alcuni nomi geografici, con oceani e mari, l'Oceano Atlantico, il Mar Mediterraneo, con fiumi e canali, il fiume Po o il Po, il canale di Suez, con catene montuose, le Alpi, deserti, golfi, il Golfo di Napoli, il Sahara, foreste e penisole, la foresta amazzonica, la penisola italiana. Attenzione qui, utilizziamo l'articolo determinativo anche con edifici famosi ed opere d'arte. Sei andato a Parigi solo per vedere la Torre Eiffel? O eventualmente anche solo per vedere il Louvre? E magari quella persona potrebbe rispondervi: no, volevo vedere la Gioconda. La Gioconda, opera d'arte. È come darle torto. La Gioconda è bellissima. Anche lo stesso Leonardo ne era innamorato. Ve ne parlo nel video dedicato proprio alle curiosità su questo incredibile artista che ho realizzato qualche settimana fa e che trovate in alto nella card o giù in descrizione. Utilizziamo l'articolo determinativo anche con aggettivi che indicano gruppi di persone. Si pensa che i belli siano più fortunati. I belli, categoria. Gli spagnoli sono molto simpatici. Gli spagnoli, gruppo di persone. Ma lo utilizziamo anche con i cognomi di famiglia se riferiti al gruppo. I Rossi si sono trasferiti l'anno scorso. Abbiamo cenato con i Lopez ieri sera. L'unico altro caso in cui si utilizza l'articolo con un cognome è quando parliamo di una donna in particolare menzionando il suo cognome. Un esempio molto comune è quello delle insegnanti a scuola. La De Nicolò è la mia insegnante preferita. Oppure, dopo questa lezione ci sarà un'altra con la Pirolo. Come sempre vi ricordo di passare dal nostro sito web lernamo.com per trovare l'articolo scritto dedicato a questo argomento con tutto quello che vi sto dicendo, più degli approfondimenti, delle tabelle riassuntive, oltre a esercizi interattivi per ripassare e anche un podcast per ascoltare questa lezione quando e dove volete, quante volte volete. Ovviamente sul nostro sito web potete cercare anche qualsiasi altra lezione su un qualsiasi altro argomento di grammatica o cultura italiana. Abbiamo dato un tocco nuovo al nostro sito, fatemi sapere nei commenti se vi piace. E in realtà abbiamo dato un tocco diverso anche ai video. Fateci sapere cosa ne pensate. Attenzione,
utilizziamo l'articolo determinativo anche con momenti specifici nel tempo, date, momenti della giornata, anni. Festeggeremo il compleanno di Leo il 25. Potrei anche dire la data completa. Festeggeremo il compleanno di Leo il 25 settembre. Ancora più precisa? Festeggeremo il compleanno di Leo il 25 settembre 2025. O puoi venire la mattina? No, mi dispiace, posso solo la sera. Sono nata nel 1996. Attenzione ai mesi dell'anno. Di solito non si usa l'articolo. A gennaio fa molto freddo, ma lo si usa se si parla di un mese in particolare, specifico. Il gennaio del 2020 è stato molto difficile. E poi si utilizza l'articolo determinativo anche con i periodi storici, sia a livello di nomi come Medioevo, Rinascimento, sia con nomi di anni, nel senso di decadi o secoli. La sua bisnonna è nata negli anni 20. Mi sarebbe piaciuto vivere nel 500 o mi sarebbe piaciuto vivere nel Rinascimento. E questo era tutto per quanto riguarda l'uso degli articoli determinativi. La lezione non è finita perché dobbiamo vedere quando non usarli. Non lo usiamo quando parliamo di nomi plurali, generici, soprattutto se in liste. Ora, in questo caso specifico, se usate l'articolo, non è un errore grammaticale, ma è più naturale non utilizzarlo. Marta compra sempre mele. Quali mele? Non so. È generico. Quindi non utilizzo l'articolo. Mele e pere fanno bene alla salute. Ho usato una lista di nomi plurali generici. Non mi serve l'articolo determinativo. Non si deve usare l'articolo determinativo anche con nomi di persona. Conosci Giovanni? Conosci Paola? Ma qualche italiano lo dice come conosci la Paola? È sbagliato. Voi non fatelo. Non si usa nemmeno con i nomi di festività. Hanno piani per Natale e Capodanno. Ferragosto è molto importante in Italia. Attenzione qui, non si utilizza con i nomi di aziende, brand. Instagram è l'app che uso di più, ma lo faccio per pubblicare molti contenuti. Infatti seguite Learnamo su tutti i social, vedete un po', Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, X, tutti senza l'articolo. Non dovete utilizzare l'articolo con i nomi di città. Roma è molto grande. Parigi è una città bellissima.
Vorrei visitare Seul. Con i nomi di vie e di strade normalmente non si utilizza l'articolo. L'appartamento di Olga è in via Garibaldi. Vado dal parrucchiere in Corso Cavour. Avete preso appunti? Spero proprio di sì. Adesso è il momento dell'esercizio finale. Vi darò 10 frasi con degli spazi bianchi. Dovete scegliere se l'articolo determinativo è necessario oppure no, e se è necessario dovete aggiungere quello corretto. Io vi ricordo, mi raccomando, iscrivetevi anche alla nostra newsletter. Avrete la possibilità di ricevere ogni settimana nella vostra casella di posta un episodio di una storia suddivisa per livelli, quindi veramente vale la pena. E in questa storia avrete non soltanto il racconto, ma anche approfondimenti grammaticali, esercizi, curiosità. E poi ogni settimana anche io vi mando qualcosa dei materiali sulla lingua, la cultura italiana. Quindi vale veramente la pena. Ho visitato Roma la settimana scorsa. Italia è un paese bellissimo. Mia sorella ama sud del Regno Unito. Abbiamo cenato con Martini ieri. Secondo te, ricchi dovrebbero pagare più tasse? Hai mai visitato Filippine? Questo è miglior ristorante della città. Studio con Martina da 2 ore. Alpi sono le montagne più alte d'Europa. Lavora per Google. Avete segnato le risposte? Tra poco vediamo le soluzioni. Io vi ricordo che se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, ci aiuta tanto. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Se durante il video vi siete resi conto di non essere al 100% sicuri proprio sugli articoli italiani, potete guardare la guida che ho realizzato proprio su questo argomento e che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Detto questo, vediamo le soluzioni all'esercizio. Ho visitato Roma la settimana scorsa. Nessun articolo. Roma è una città. L'Italia è un paese bellissimo. Serve l'articolo perché è un paese e lo sto utilizzando da solo, quindi senza la preposizione in. Mia sorella ama il sud del Regno Unito. Area particolare. Abbiamo cenato con i Martini ieri. Parlo di una famiglia in particolare. Secondo te, i ricchi dovrebbero pagare più tasse? Utilizzo un aggettivo per parlare di un gruppo di persone. Hai mai visitato le Filippine? Nome di paese, tra l'altro plurale. Questo è il miglior ristorante della città. Superlativo. Studio con Martina da 2 ore. Nome proprio di persona, nessun articolo. Le Alpi sono le montagne più alte d'Europa. Le Alpi. Nome geografico di montagne. Lavora per
Google, nome di un'azienda, nessun articolo. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti e se vi rendete conto che il vostro italiano ha bisogno di una guida, di una struttura, allora visitate questo link e acquistate il vostro pacchetto di italiano intensivo. Infatti, con italiano intensivo avete la possibilità di acquistare un pacchetto di lezioni con i nostri insegnanti qualificati. Potete svolgere lezioni individuali, online, quando e dove volete, anche nel fine settimana. Dovete soltanto presentarvi alla lezione, poi noi vi daremo i materiali, vi daremo i compiti, ve li correggeremo. E, cosa importante, potete fare pratica per la conversazione con loro o potete rivedere la grammatica, prepararvi per un esame di certificazione, qualsiasi cosa. La cosa più importante è che avete insegnanti qualificati a disposizione che poi in realtà diventano anche vostri amici, vostri confidenti. Riceviamo molte mail di questo tipo. Quindi visitate questo link e provate italiano intensivo. Scegliete il pacchetto che fa più al caso vostro. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.